Ciao, ciao a tutti e buon Santo Stefano a tutti voi. Un bacio e oggi iniziamo con il riciclo perché ricordo bene che in famiglia anche per il 26 per Santo Stefano c'era un menù. Già qualche giorno prima delle feste si incominciavano a creare i menù, le organizzazioni, la zia fa questo, la mamma fa questo, la nonna fa questo, quindi c'era tutta un'organizzazione. Poi arrivava, quindi ogni giorno era previsto un menù, uno per il 24, l'altro per il 25, l'altro anche per il 26 era previsto un menù. Me puntualmente arrivava che il 26 era la giornata dove si doveva soprattutto riciclare i piatti perché troppa abbondanza, troppe cose rimaste dei giorni precedenti, del 24 e del 25, quindi il 26 a casa nostra e soprattutto prendere tutto quello che restava e reinventarlo. C'era anche sì sicuramente qualcosa fatto proprio appositamente per il 26, ma è una delle cose che voglio oggi presentarvi è il riciclo del pandoro. Eccolo qua, il pandoro. Succedeva appunto che molte volte ci si ritrovava con dei pandori in più, con dei panettoni in più. Allora, cosa fare? Oggi ho deciso di farvi vedere una ricetta che aveva inventato mia madre. Adesso ormai è una cosa molto comune prendere i panettoni, i pandori e riciclarli, ma all'epoca, vado degli anni 80, no. Ecco qua il pandoro profumato come sempre. Io lo taglierò a strati, ne farò forse 4 strati e per ogni piano io farò il tiramisù. Quindi lo bagnerò con il caffè, farò adesso la crema al mascarpone insieme a voi velocemente e quindi vedremo un po', anche perché il 26 abbiamo degli invitati, abbiamo una coppia di amici e quindi questo come dessert sarà favoloso. Quindi metto il pandoro adesso da parte e si incomincia sono già pronta con il mixer, ho già diviso i tuorli con i tuorli e gli albumi. La ricetta è quella là che avete appunto visto, quindi sono 4 albumi. Incomincio e ci aggiungo anche metà dei 60 grammi di zucchero che sono previsti per questa ricetta. La metà la metterò adesso con gli albumi. Vicino questo e si parte.
è uscita una bella crema, il caffè è anche pronto, lo aggiungo all'altro che avevo già fatto, ecco qua, via la moka, e incomincio adesso. Questo è il piatto dove metterò il pandoro e incomincio a tagliare. Faccio quindi, mi taglio prima la base, e adesso lo devo bagnare. Lo bagno con il caffè, ma se per esempio già sapete che lo mangeranno dei bambini, lo potete bagnare anche con il latte, o noi abbiamo degli invitati che non bevono alcol, neanche noi, altrimenti lo potete bagnare con del liquore o dello sherry, o anche con il limoncello. Anziché utilizzare il caffè, il limoncello, perché no? Dipende dai vostri gusti e soprattutto quelli degli invitati. Bisogna metterne tanto, anche perché la base che mi sono creata è abbastanza alta. Nel caffè non ho messo lo zucchero. Poi potete schiacciare per vedere anche quanto è umido il pandoro. Prendo un po' di carta e adesso è il momento della crema mascarpone. Io l'adoro veramente. Ecco, e abbondate con questa crema. La spargete un po' dappertutto. Adesso secondo pezzo. Metto ancora un altro poco di mascarpone, di crema mascarpone. Che profumo! Già il pandoro da solo è profumato. Adesso
Allora, c'è la parte finale la vado semplicemente a inumidire con il caffè, la stella, e poi la metterò sopra al resto del pandoro. Questo in effetti è buono da fare anche a Capodanno o per la Befana, per esempio, no? Alla fine la Befana è alla fine delle feste, quindi magari vi ritrovate con qualche pandoro in più, potete fare questa ricetta, e anche perché normalmente dopo la Befana tutti a dieta. Ecco qua. E adesso crema mascarpone. Comincio prima a stenderla, non deve essere preciso, quindi non bisogna metterla su tutto il pandoro, o così, e se cade va bene. Come avete potuto vedere, non ho messo il cacao su ogni piano, anche perché il cacao copre il bianco della crema mascarpone, e a me piace pensare come se la crema mascarpone sia un po' come la neve che cade dall'albero di Natale. Ecco qua. Ho quasi finito. E per decorazione o lo potete lasciare semplicemente così, oppure potete metterci sopra delle fragole o fare ancora un'altra spolveratina di zucchero a velo, per esempio. Se vi piace veramente tanto il cacao, potete farlo con il cacao, possibilmente amaro, perché altrimenti diventa troppo dolce, troppo zuccheroso. Ecco qua, mi aiuto a pulire la spatola così, poi pian piano scenderà da solo. Si deve mettere nel frigorifero, così tenerlo almeno 2 ore, ma io, siccome ho voglia di farvi vedere il risultato finale, ho pensato di mettere questi qui, che fanno in effetti un po' l'effetto di palline di Natale, sull'albero di Natale, un po' le palline rosse dell'albero di Natale. Ecco qua. Potete mettere le fragole, oppure se avete degli zuccherini argentati o dorati, ci sono tante idee, o le amarene, perché no? Quindi questo è il risultato finale. Lo metterò anche io al frigorifero. Prima di servirlo è sempre meglio appunto metterlo nel frigorifero. Mi piace tantissimo. È veramente molto buono. La crema, almeno per il momento, è molto buono. Poi dopo mi farò una bella fetta e la mangerò con i miei amici e con mio marito. Io vi chiedo di mettere un bel pollice in su se la ricetta vi è piaciuta,
iscrivetevi al canale e ancora un buon Santo Stefano a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!